Ciao a tutti, questo video l'ho già iniziato un paio di settimane fa. Avevo costruito, ve lo devo far vedere ma non ce l'ho qua, una specie di spoon che lavorava in verticale. Bello, funziona, ma non è nel mio stile, nel mio spirito. Non mi convinceva, non mi andava di fare un video su una cosa del genere, comunque una lavorazione veloce, facile. Allora mi è venuto in mente di fare un'altra cosa. Partiamo da questo e andiamo a costruire un inline spinner. Ma prima il mio primo unboxing. Questo arriva dalla Sicilia, dal mio caro amico Nunzio. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Questi ragazzi sono delle armi per la pesca alla trota. Adesso vado a tirarli fuori, li armo e ve li faccio vedere nel dettaglio. Sono bellissimi, sono fatti veramente bene e poi non so spiegarlo, si sente qualcosa, si sente la passione che ci mette una persona a fare le cose. Questo con le mie iniziali, bellissimo. Poi il dettaglio, l'occhietto. Adesso la cosa che mi ha colpito di più è questa. Cioè, questa è qualcosa di allucinante. Io non ho mai visto una roba del genere. Tu leghi il filo qua, fine. Non hai problemi che si attorcigli, non hai problemi, niente. O ci attacchi uno snappino. Bellissimi. E so anche che saranno micidiali. Scrivetegli l'arte del metallo su Facebook, fatevi mandare questa roba perché è bellissima. Date retta a uno scemo. Adesso me li vado a mettere a posto, attacco adesivi ovunque e poi procedo con la mia creazione. Ovviamente ve li farò vedere in pesca quando vado a provare anche la mia esca. Finalmente un po' di artificiali per la trottare, perché questi tre erano i miei spoon che ho usato finora. E questo l'ho trovato al lago. Se è di qualcuno contattatemi che ve lo ridò. Semplice, mi piace. Armatura passante, anche se secondo me in un'escalatrote se ne può fare tranquillamente a meno, però è molto fine, molto sottile. Allora facciamo così. Sono un cane io a fare le armature passanti, veramente non mi piace farle, le odio, sono inutili, ma poi vi lamentate che gli anellini non reggono, che si rompono. Allora sapete cosa vi dico? Che faremo un test, non adesso ma nei prossimi video. Fatemi sapere se vi interessa la cosa. Anellini a vite versus armatura passante. Almeno ci sta bello comodo. Ora fare l'armatura partendo da dietro però stavolta.
E la vado già a incollare in posizione. Usando una nuova tecnica di mia invenzione, ho chiuso l'artificiale nel morso, ho stretto a fuoco in modo da non dover riempire il taglio. Ho già usato con un imbalsa e funziona. Vediamo con questo. 2 pallini da 1,20 grammi che non c'entreranno mai. Siete un po' troppo vicini. Ok, colla, coca, polvere di legno. È importante spargerlo ovunque e incollare tutto al morso, altrimenti non funziona. E ora, a parte che mi piace un sacco, freestyle con la carta vetro, bellissimo. Che robetta. L'idea finale è questa. Tura fuori. Nella costruzione del corpo non sono stato molto attento ai dettagli, ho lasciato tutto molto da rifinire, semplicemente per il fatto che questo artificiale innanzitutto non so se funzionerà a dovere. Seconda cosa, con la verniciatura che voglio fare avrà 3 strati di resina UV, belli spessi, perciò sarà quella a fare la rifinitura. Un'altra cosa che non vi ho detto è che l'acciaio che sto usando non è acciaio comune ma acciaio armonico, infatti è molto rigido rispetto al classico che uso. Bianco. Bianco perla. E mentre asciuga preparo un po' di resina con i glitter. Ancora, ne voglio un sacco. I video sono difficili da vedere. Perché non si vedono nel video? Ho un'idea. Ok.
Stai lì. Guardate il mio genio cosa ha creato. Mesh finissima, rosa fluo, e vado a imitare una piccola iridea, forse. Ho fatto un verde che è costituito da verde fluo, verde oliva e un goccio di oro. Ho le mani gelate, non riesco ad usare l'aerografo, ho leggermente sbavato. Va bene, va bene. Un po' di nero. E qualche goccia di color shift. Ho deciso di tenere un design semplice, quindi ho aggiunto giusto un po' di nero per gli occhi, non ci faccio di branchie, vado a fare qualche puntino sui fianchi e basta. Occhi messi, firma messa, iscrivetevi al canale e andiamo a resinare. Intanto che l'artificiale asciugare, do una bella lucidata alla paletta. Ho dato una pulita anche agli altri componenti che mi serviranno. Ormai immancabile momento caffè stufetta. Guardate che bella schiuma, sembra quella del Po quando è in piena. Allora, perlina, conetto, paletta, conetto più piccolo, basta. Allora, ho fatto già un mezzo loop, non ho praticamente mai fatto una cosa del genere, quindi non ho idea di come possa venire. Ho visto fare in un video una cosa, cioè che incidono leggermente l'acciaio prima di chiudere l'ultimo giro e poi lo vanno a rompere, ma non si rompe ovviamente. Vabbè, tagliamo. Questo è l'artificiale di cui volevo parlare in questo video. Un cucchiaino che viene tirato da qua, funziona, lavora in verticale e vibra, ma ho scoperto di non aver inventato l'acqua calda perché esistono già. Questo è l'artificiale che mi ha ispirato. In fiume questo qua era una cosa, io mi ricordo da bambino prendevo praticamente solo con questo, infatti lo conservo perché è un ricordo bellissimo. Questo è il nostro artificiale finito, bellissimo. Riaccendo le luci perché faceva più cinematografico a luci spente. Ok, ora che siamo di nuovo noi,
Ho il leggerissimo sospetto che questo affare qua galleggi, perché l'ho fatto, pensavo di fare i miei, l'ho piombato come si piomba un minnow, non come si dovrebbe piombare un affare che deve andare giù. Adesso cerco una vaschetta e provo. Affonda, e affonda leggermente di muso ma non troppo. Quindi già mi immagino la scena. In settimana ho in programma di andare a fare una pescata a trote e adesso vi dico cosa ho in mente. Aspetta, però metto modalità cinematografica. 6:30 del mattino, sole che comincia a sorgere, luci rosa, brina nei campi, io col mio caddy che filmo in giro per voi, Lago Gabriella, trota gigante a Guadino. Andiamo. Mi sa che partiamo già male. Sullo spot, in ritardissimo, ma ci siamo. Andiamo subito in pesca. Sicuramente un ottimo artificiale, funziona, ma è un po' troppo grosso per le trote, perciò ho messo su un propeller di Nunzio. Andiamo a provarlo. Il mio film si è trasformato da trota gigante al Gabriella a non portiamo a casa un cappotto, però i pesci ci sono, li vedo saltare, non sono più capace. Questa pesca qua non sono mai stato capace. Già che ho i guanti a trotare a tutto detto. Oh, persa. Però una mangiata. Gesù, che fatica oggi. Un'altra sconfitta. Sono contento che l'artificiale funziona come pensavo. Non è andato proprio tutto come pensavo, o almeno come mi ero immaginato, però la pesca è anche questo, anzi è praticamente solo questo ultimamente. Speravo almeno un po' di sole per farvelo vedere bene, per fare una bella foto per YouTube, invece niente. Comunque l'unica mangiata con gli artificialini di Nunzio, sono contento. Casino allucinante. Dal prossimo video infatti rifarò completamente l'officina, spero di riuscire a pubblicarlo già la settimana prossima. Potrebbe volerci un po' di più, ma magari riesco. Direi che è tutto. Che bella luce. Niente, ci vediamo nel prossimo video.